Bene. Allora, un sistema di backup per Moodle su server Linux. In particolare parleremo di Moodle Backup Scripts. Di che cosa si tratta? Sostanzialmente il Moodle Backup Script è una collezione di comandi per Linux in grado di avviare un backup in modalità sia manuale che automatica. E lo scopo è quello di eseguire il salvataggio locale di un sito web Moodle, ponendo temporaneamente il sistema in stato di manutenzione. Realizza con rapidità il backup e il backup sarà un backup consistente dei dati, cioè sostanzialmente del dump del database, dei file utente, cioè i file caricati o creati dagli utenti, in particolare dai docenti, e del codice dell'applicazione, cioè le tre parti fondamentali di Moodle. E attua o permette di attuare operazioni personalizzate dopo la riattivazione del sito web. Ad esempio, per usare altri sistemi più avanzati di backup per il trasferimento remoto. Quindi abbiamo un salvataggio locale e un successivo trasferimento una volta che il sistema è ritornato in funzione. Allora, quando usare Moodle Backup Script? Allora, ci sono sistemi avanzati di backup e recovery per le server farm che normalmente fanno il backup dell'intero ambiente che ospita Moodle, non il backup selettivo. Però può essere anche utile eseguire il backup selettivo in aggiunta, non in alternativa, rispetto a questi sistemi in diverse situazioni. Una di queste, per esempio, è la migrazione del solo sito Moodle su server differenti, quindi magari su un sistema operativo completamente differente. Un altro motivo è il ripristino del solo sito o eventualmente anche di singole parti anche a distanza di tempo. Cioè se supponiamo voglio tornare indietro a una vecchia configurazione, ciò che potrò fare attraverso un backup selettivo è ripristinare il solo sito Moodle senza necessariamente cambiare la configurazione attuale del server su cui è installato il sistema, quindi cambio solo il sito. Ridondanza di sicurezza, ovviamente, come dicevo una vecchia pubblicità, two goose make one, cioè se abbiamo due sistemi di backup, abbiamo sicuramente più sicurezza se uno dei due fallisce. L'inconsistenza può essere presunta o effettiva, cioè o non ci fidiamo magari del sistema di backup principale oppure conosciamo alcune debolezze. Per esempio, se il sistema, se Moodle è distribuito magari il database su una macchina distinta, magari il sistema di backup principale esegue degli snapshot in tempi diversi di una macchina e dell'altra, cioè quella che ospita l'applicazione e i dati utente, e poi magari un'ora dopo esegue lo snapshot del database, perdiamo la consistenza. Un sistema selettivo permette di non appunto avere questi problemi. E in caso ovviamente di assenza di altri sistemi di backup, potremmo usare questo sistema per esempio su un nostro PC personale, su una scheda come una Raspberry Pi o altro che non sono soggette, diciamo, non hanno sistemi più avanzati per il backup and recovery. Ecco, la scelta iniziale è stata sul backup selettivo se usare software esistente oppure crearne uno nuovo. Allora, per il software esistente, cioè per quanto riguarda il software esistente, esistono sistemi general purpose, anche molto avanzati, di due categorie fondamentalmente, cioè possiamo avere software di sola sincronizzazione file e directory, cioè abbastanza monolitici, come per esempio rclone, oppure personalizzabili ma rigidi in certi aspetti e con troppi gradi di libertà in altri. Per citarne uno, Duplicity per esempio, che è abbastanza personalizzabile, però diciamo
l'amministratore che lo deve gestire dovrebbe conoscere esattamente quali operazioni svolgere, cioè come personalizzare il salvataggio di Moodle. Non è complesso, però certe parti possono essere critiche. Ecco, l'idea di creare un nuovo sistema è quella di fare un qualcosa di complementare, cioè le operazioni critiche, quelle rigorose, che sono poi quelle anche descritte nelle linee guida della documentazione ufficiale di Moodle, le esegue questo software. Poi altre operazioni successive invece possono essere personalizzate. Quindi è sempre un sistema, se vogliamo, di meta backup, dove però la parte centrale viene eseguita direttamente dal sistema e l'altra è personalizzabile. Ecco, quindi il sistema dovrebbe eseguire rigorosamente i salvataggi, il dump del database, l'arresto del servizio. La configurazione deve essere semplice, ma deve anche offrire personalizzazione per il backup remoto, cioè per le operazioni che avverranno dopo aver salvato localmente i dati. Il linguaggio scelto è stato il linguaggio Bash, cioè la shell di Linux, che è immediato per comandi di sistema. Un'altra scelta possibile era PHP, essendo il linguaggio di implementazione stessa di Moodle, ma alla fine si è optato per l'immediatezza del linguaggio di Linux. Ecco, una cosa che volevamo mantenere è la consistenza di dati e file utente e per garantirlo, diciamo, con sicurezza, il modo più semplice è quello dell'arresto temporaneo. Ecco, l'arresto temporaneo ovviamente ha degli effetti collaterali e indesiderati. Per quanto riguarda gli interventi manuali di manutenzione non ci sono effetti collaterali perché comunque il sistema lo dovremo comunque arrestare. Cioè per un aggiornamento fermo il sistema, allora prima di fermarlo faccio il backup attraverso questi script e poi intervengo. Per il backup periodico e automatizzato occorre in qualche modo evitare disagi agli utenti. Quindi, diciamo, le variabili in gioco sono la rapidità, velocità con cui viene eseguito questo backup e gli orari di applicazione, auspicabilmente la notte quando ci sono pochi utenti e quando non ci sono attività sincrone svolte nella piattaforma. Ecco, sempre fra le strategie, diciamo, è importante il ricongiungimento dei dati delocalizzati, cioè noi potremmo avere per esempio un database remoto che si trova su una macchina distinta, il software di backup salva tutto nello stesso server, cioè la copia del codice dell'applicazione, la copia dei file utenti del database, perché questo semplifica poi anche il lavoro dei software di backup remoto successivi, cioè si trovano tutto nello stesso punto, quindi possiamo utilizzare anche software monolitici che eseguono semplicemente una sincronizzazione di file e cartelle oppure anche software più avanzati. Strategia di backup, minimizzazione del downtime. Ecco, come visto nella slide precedente, è importante la rapidità, quindi minimizzare il tempo in cui il sito non è disponibile, è in stato di manutenzione. Per cui vogliamo salvare i dati in prossimità del server web stesso, cioè tutti i 3 dati, come il punto sopra, assieme e tutti nel server web stesso, cioè su disco locale. Il backup sarà incrementale, o meglio, avverrà sincronizzando i file rispetto al salvataggio precedente. Quindi se abbiamo soprattutto la parte che riguarda i file caricati o creati dagli utenti, se è molto consistente, l'utilizzo del comando poi rsync ci permette di eseguire degli aggiornamenti molto molto rapidi. I parametri specifici e le istruzioni aggiuntive, ecco, abbiamo delle opzioni di configurazione specifiche per Moodle, quindi in un file chiamato settings, che quindi è molto semplice e sintetico da configurare. E poi abbiamo un file stub per l'aggiunta, è opzionale questo, per l'aggiunta di operazioni successive al salvataggio locale e al termine dell'arresto temporaneo. Quindi normalmente per eseguire il backup remoto con software dedicati, come si diceva in precedenza. Ecco, oltre alle funzionalità aggiuntive, si è pensato di aggiungere anche la possibilità
di avere degli elementi aggiuntivi opzionali soggetti a backup, specificati in settings, cioè è possibile specificare per esempio una semplice lista di directory aggiuntive per salvare anche quelle, perché per esempio oltre i 3 componenti citati in precedenza, cioè le 3 parti del sito Moodle, potremmo voler salvare per esempio le configurazioni del server web, Apache o Nginx che sia, le configurazioni dei cron e via dicendo. Ed è possibile anche specificare una lista di database aggiuntivi che risiedono nello stesso DBMS, nello stesso Database Management System. Ecco, su questa parte una puntualizzazione per quanto riguarda il database principale di Moodle. Non abbiamo bisogno di specificarlo espressamente perché questo sistema di script va a leggere il file di configurazione di Moodle, cioè config.php, e da lì si ricava tutte le credenziali d'accesso e via dicendo. Quindi ecco, qui vediamo un altro vantaggio della costruzione di un sistema dedicato rispetto all'utilizzo di un sistema general purpose, cioè evitiamo di riscrivere informazioni magari anche sensibili come sono le credenziali, perché le andiamo a prendere direttamente all'origine. Esecuzione manuale automatica differenziata, cioè questo software, questo sistema permette un avvio manuale da parte dell'amministratore sia con che senza l'uscita dallo stato di manutenzione del sito web. Cioè cosa significa? Se io voglio fare un intervento manuale, lancio un backup che mi mantiene, cioè alla fine del backup non ripristino il funzionamento del servizio perché sarebbe inutile in quanto devo poi intervenire per fare le modifiche. Oppure posso anche invece ripristinare il servizio. Ho anche l'avvio automatico, che è una modalità appunto che può essere lanciata tramite il timer di sistema, cioè il cron, che esegue anche appunto le istruzioni opzionali all'uscita dello stato di manutenzione, quindi diciamo il post job, il lavoro successivo al backup. Ecco, sempre come caratteristica funzionalità aggiuntive, è prevista un'esecuzione asincrona e il blocco di esecuzioni contemporanee. In particolare in modalità manuale è possibile, cioè non è possibile, c'è un disaccoppiamento asincrono tra la shell e il processo che è lanciato in background per prevenire eventuali cadute di sessioni remote, cioè mi cade la connessione mentre ho lanciato il backup continua. Se proprio voglio terminare quel processo, allora ho anche un file PID, Process ID, che identifica appunto il processo, e assieme a questo file c'è un altro file utile sia per la modalità manuale che per la modalità automatica, che è il file log di blocco, che serve come semaforo sostanzialmente per evitare più backup contemporanei dello stesso sito. Cioè è partito già un backup, se inavvertitamente ne lancio un altro, il secondo backup ovviamente non viene lanciato perché avrei un conflitto di risorse. In questo caso preveniamo il problema. Questa è la struttura del sistema. Ecco, qui vediamo che ci sono appunto le 2 modalità manuali che possono essere lanciate interattivamente dall'utente, dall'amministratore del sistema, manual full restart e manual half restart. Manual restart è quella che ripristina, cioè diciamo il sistema, ma lo mantiene, cioè si trova comunque sempre in stato di manutenzione. Cron full restart è invece diciamo lo script che deve essere associato al cron, appunto, cioè al timer del sistema sottostante. Poi abbiamo il file config, cioè i file di impostazioni all'interno della directory config, che permettono quindi di personalizzare, cioè scegliere quali sono i percorsi di salvataggio, qual è il percorso di Moodle e via dicendo. Più file di utilità, alcuni dei quali possono essere chiamati anche standalone, insomma, senza passare, cioè senza fare operazioni di backup, e poi abbiamo la parte core che esegue la backup sostanzialmente. Ecco, qui ritroviamo comunque configurazione comandi. Nel file settings possiamo appunto impostare i percorsi di sorgente e destinazione del backup,
le utenze per determinate operazioni, per esempio, ecco, per eseguire l'arresto di avvio del servizio, cioè dallo stato di manutenzione, diciamo, questo sistema impersona l'utente www-data, per esempio, o un altro utente per il servizio web, e via dicendo. Poi abbiamo il file per le istruzioni personalizzate, cioè questo post job custom script che ha la possibilità di invocare, appunto, ci dà la possibilità di invocare strumenti per il backup remoto, incrementale, con crittografia dei dati e via dicendo. E questi sono i comandi per l'avvio del backup che abbiamo visto nella slide precedente. Ecco, questi sono dei requisiti di sistemi che abbiamo verificato in produzione, cioè abbiamo fatto diversi test, però ecco, in produzione questo sistema viene usato sistematicamente, scusate il gioco di parole, per Debian e Ubuntu. Web server testati sono Apache e Nginx, e database sono MariaDB e PostgreSQL. Pochi per ora. Ecco, qui abbiamo alcuni risultati, abbiamo 3 casi, abbiamo un sito di test con circa 10.000 corsi, di cui però oltre il 99% voti e solo 90 utenti registrati. La dimensione complessiva, cioè la somma del dump del database, del codice dell'applicazione, dei file creati e caricati dall'utente, è pari a 1.15 GB. Il tempo è 20 secondi, cioè il tempo per il backup e di downtime. Per un sito MOOC in produzione con circa 20 corsi, pieni ovviamente, e 24.000 studenti registrati, la dimensione è 8.18 GB, il tempo è 1 minuto e 14 secondi, mentre per un sito blended learning in produzione con circa 15.000 corsi e 34.000 utenti registrati, la dimensione è di 376 circa gigabyte e il tempo per il backup locale ovviamente è 3 minuti e 5 secondi, quindi il tempo di downtime. Ecco, conclusioni. La peculiarità del sistema è la semplicità di configurazione e la flessibilità per operazioni extra e backup remoto. Permette una modalità di esecuzione sia manuale, anzi una doppia modalità manuale, sia automatica. I compromessi sono, come abbiamo visto, la sospensione temporanea di Moodle durante il backup per metterlo in stato di manutenzione. Questo è un vincolo che che si è voluto mettere proprio per garantire la consistenza dei dati in varie situazioni. Ed è raccomandato l'uso di una partizione o di un disco aggiuntivo dedicato al solo backup, quindi localmente al sistema, ma non sul disco stesso in cui risiede l'applicazione web, per non andare a rubare spazio o a creare interferenze. Ecco, gli sviluppi futuri sono creare una procedura di installazione guidata del software con la verifica delle dipendenze, dei comandi di sistema che devono essere già presenti o che possono essere installati proprio da questa procedura di installazione, ulteriori test di sistema per ampliare lo spettro delle distribuzioni Linux, cioè non solo Debian e Ubuntu, ma Arch Linux, CentOS, Red Hat e via dicendo. E automazione del ripristino da copia locale. Ecco, il backup è automatico, il backup è un'operazione che va eseguita frequentemente, il ripristino è un'operazione di solito di emergenza, attualmente è manuale, quindi, però è possibile anche garantire dalla copia locale, previa richiesta molto molto forte di autorizzazione, perché ovviamente è un'operazione che non può essere lanciata per sbaglio, ecco, dell'amministratore di fare questa operazione automaticamente. E con questo ho concluso e vi ringrazio per la cortese attenzione. Abbiamo domande per votarlo. Avere un angolo di tecnica e fare tutti i qui visto la necessità
ascoltare anche il remoto le domande che in questo caso non sono essere in grado di portare. Non lavoro. Roberto Pinna, Università di Tentato. No, mi incuriosiscono, mi ha incuriosito alcuni numeri che non sono nella tabella. Perché soprattutto l'ultima riga mi fa una specie la dimensione del dato database su questo numero di corsi e utenti, cioè nel senso io ho una situazione con la metà degli utenti e i corsi penso di meno, adesso non ho una stima a memoria, però ho un dato del database che si aggira compresso sui siti, quindi non compresso penso sia 50-70 giga di cose, per cui mi meraviglia molto la dimensione. Cioè, il DAP è se non fai il SQL, allora quello è compresso, cioè questa è già una dimensione compressa, sì, il dump è compresso, tra l'altro il tempo, anche questo è da osservare, il tempo è molto più lungo per il dump del database rispetto, per esempio, al tempo invece per il backup dei file creati e caricati. Perché in questo caso utilizziamo la sincronizzazione, invece per il dump facciamo il dump dell'intero database e al contempo lo comprimiamo. Ecco, questa potrebbe essere una cosa su cui lavorare, per esempio evitare la compressione si può risparmiare del tempo. Per quanto riguarda la dimensione, 624 megabyte anche compresso è poco, questo diciamo, è anche diciamo, l'effetto di una politica che attuiamo nell'Università di Urbino, limitando abbastanza lo spazio di upload per i docenti. Questo l'abbiamo fatto anche durante la pandemia per motivi proprio di occupazione di spazio, quindi diciamo gli utenti, è vero che i file vanno a finire soprattutto nell'area dati, ecco. Però sì, dipende anche dalle attività, credo, e da altri fattori. Sì, su questo si può investigare, però la dimensione è questa, complessa. No, te lo chiedo perché anch'io da un po' di anni uso un sistema simile, nel senso a quello che avete sviluppato voi, sì, ma immagino che anche altri atenei abbiano un po' problemi simili che li abbiamo risolti. Perché i miei tempi, diciamo, di backup, facendo il dump del database, no, superavano, arrivavano ai 20 minuti. Sì. No? Io ho risolto, non facendo più il dump del database, ma avendo MariaDB, faccio il dump in binarico, MariaDB, che impiega pochi minuti per backuppare l'intero database. A quel punto non hai un dump, hai però che puoi ostinare. Il mio problema maggiore era non i 20 minuti del dump, perché di notte è qualcosa di accettabile. Il problema era il ripristino da un dump che ci metteva circa 10 ore. Sì, purtroppo quello. E invece con queste digitali, cioè con la MariaDB backup, impiega circa 20 minuti a ripristinare la situazione che ho. E questo è un ottimo suggerimento per agire proprio se sei finché rimane quei tempi lì probabilmente va benissimo, anzi più comodo, soprattutto perché puoi anche cambiare eventualmente l'architettura. Sì, per altri aspetti. La mia soluzione diventa però sì, potrebbe essere un'opzione per cui l'utente può scegliere se usare l'uno o l'altro salvataggio. Questo è un suggerimento ottimo. Grazie. Ho la curiosità di sapere in uno scenario di questo è una singola attività del corso, come avviene il processo di ripristino e più o meno quando che ci sono.
Allora, qui stiamo parlando in realtà del ripristino dell'intero sistema, perché appunto ci sono automatismi, come voi stessi dicevate nell'intervento precedente, ci sono automatismi, seppur lenti purtroppo, da parte di Moodle. Ciò che manca nell'automatismo di Moodle è il backup di Moodle stesso, cioè dell'intero sito. Però si possono trovare delle strategie. Ieri, per esempio, parlando con un collega, che diceva, ecco, si potrebbe, una volta che hai il sistema backuppato da un'altra parte, ricostruire una simulazione, cioè un sito Moodle su un server di test, di simulazione, e da lì magari se qualcosa va perso, per adesso mi viene in mente solo la soluzione manuale, però se qualcosa va perso, allora si ricava dalla simulazione del sistema. Adesso, ripeto, è una cosa improvvisata, però ecco, il sistema che ho presentato si occupa dell'intero. Uno scenario di disastro recovery comunque per tutta l'infrastruttura. Sì. Grazie mille. Grazie. Interventi di questa